Eccomi qui. Allora, io mi chiamo Angela Stella La Rosa e questa è la terza puntata di queste, diciamo, brevi, no? Brevi puntate che sto cercando di fare a beneficio di tutte le persone che non riescono a seguire 3 ore di diretta il venerdì sera, no? Che Alieni Umani, una questione di contatto, di solito va in onda appunto il venerdì sera. Iniziamo alle 10, non si sa mai a che ora si finisce, quindi abbiamo deciso di fare questi video brevi per dare modo anche di almeno di avere un'infarinatura di quello che sto raccontando. In questa puntata vi parlerò delle fasi in cui entrerò nello specifico di come avviene un vero e proprio prelevamento da parte di questi esseri, no? Gli alieni. Nella puntata precedente vi ho detto che appunto le razze coinvolte sono 4 e vi ho anche detto che non è che avviene casualmente, quando questi esseri decidono di venire a prelevarmi lo fanno in maniera molto molto organizzata, molto più di quello che ci si possa immaginare. C'è una prima fase che definirei molto particolare e avviene durante la giornata, ancor prima del prelevamento vero e proprio, quindi tu sai in qualche modo che quel giorno ti verranno a prendere. Ora, definire con precisione il dato, definire con precisione dov'è, cos'è che si prova, non è molto semplice. È qualche cosa sicuramente di fisico, è qualche cosa che ha a che fare con un'attività del mio corpo che sa, no? Sa che sta per avvenire questa cosa ed effettivamente è poi diversa l'emozione, la sensazione che si prova, diversa da tutte le altre volte. E solo quando la provi sai esattamente che è quella che, no, che proprio indica che quel giorno ti verranno a prendere. È chiaro che il prelevato, l'addotto, il rapito, chiamatelo un po' come volete, io preferisco prelevato. Chiaro che vive in alcuni casi anche in una situazione a volte di angoscia e quindi pensa che ogni giorno lo verranno a prendere. Normalmente, a quello che ho capito finora, il prelevamento avviene almeno una volta al mese. Ci può essere qualche volta che vengono più, altre volte che vengono un po' meno, però normalmente è almeno una volta al mese e succede fin da quando sei bambino, quindi da sempre. Per quello che dico che chi è veramente prelevato da questi esseri, chi ha la mia stessa esperienza, in tanti anni è impossibile che non abbia dei ricordi, anche dei frammenti. Il tema è che la normalità per noi prelevati, almeno quelli come me, è che vogliono vivere una vita normale e quindi fanno di tutto per fare in modo che, come se volessero cancellare questa cosa. Quindi succede a volte, come succedeva a me, che tu lo sai che ti è successo sul serio, sai bene che non hai sognato, che è successo nella realtà perché eri sveglia quando ti accadeva, ma la mattina dopo decidi che questa cosa non ne vuoi sentir parlare, non ne vuoi sapere nulla e quindi la accantoni, la metti da parte. È pur vero che alcune volte, grazie all'intervento, come ho detto anche nell'altra puntata del Testa Strana, il ricordo non è proprio sempre limpido, ci sono dei frammenti, non è che hai il ricordo totale di come è andata tutta la serata, a volte sì, a volte hai solo dei frammenti, resta il fatto che visto che ti prelevano da sempre, tu queste cose mettendole insieme le sai più o meno quello che ti accade, o almeno alcune parti salienti è impossibile che tu non ce l'abbia chiare. Quindi il prelevamento c'è questa prima fase che già durante la giornata tu lo avverti, dopodiché avviene normalmente di notte. Non è detto però che debba essere sempre così. A volte ti prelevano anche di giorno. Capita molto molto raramente, però può succedere. Quindi tu stai normalmente, li aspetti, stai cercando di essere svegli, a volte ci riesci, a volte ti addormenti, resta il fatto che poi quando arrivano i piccoletti sono loro che ti svegliano e quindi entriamo nella seconda fase del prelevamento. Allora, durante questa seconda fase è chiaro che questi esseri, con la loro tecnologia che è centinaia di migliaia di miliardi di volte rispetto a noi molto più sviluppata, sono in grado di fare qualcosa per il quale tu sei in questa, diciamo, bolla insonorizzata e in qualche modo proprio separata, no, da tutto il resto. Quindi
se ti prelevano dentro casa mentre ci sono altre persone che intorno a te stanno dormendo, anche nel tuo stesso letto, loro, tutte le persone, sono come proprio in coma, no? Prese da un sonno profondo. Quindi mi fa capire questo, che questi esseri intervengono ancora prima di venirti proprio fisicamente a prendere, facendo delle cose in maniera tale che le persone che stanno intorno a te cadono in questo sonno profondo. Non è poi tanto complicato farlo, cioè, penso che si possa tranquillamente fare agendo sulle onde, no? Perché quando tu dormi il cervello va comincia, no, ad andare in una fase che ha a che fare con delle onde, no? Noi sappiamo che ci sono le fasi del sonno sono distinguibili, le conosciamo, quindi evidentemente hanno qualche tecnologia che gli permette di lavorare con le nostre onde cerebrali, quindi ti dormi, nessuno si accorge di niente. Durante questa fase, anche se tu hai le finestre spalancate, a me venivano a prendermi quando abitavo a Roma in un quartiere molto popolato dove insomma i palazzi sono abbastanza attaccati, quindi d'estate dormi con le finestre aperte, vedi quelli di fronte, eppure quelli di fronte non si sono mai accorti di nulla, anche se io magari gridavo, urlavo, eccetera, eccetera. E quindi questo mi fa capire che c'è qualche cosa, un intervento che avviene. Poi, dopo qualche anno, insomma, in cui cercavo di arrovellarmi il cervello per cercare di capire come avveniva tutto questo, come mai non si accorgeva di niente, nessuno si accorgeva di niente, mi è successo di assistere a un prelevamento altrui. Quindi io ero in questa casa, ero abbastanza giovane, sapete, no? Gli studenti dormono, ognuno ha la sua stanza in un appartamento, io ero nella mia stanza, erano più o meno le 2 del mattino, ero in cuffia e stavo guardando un video su YouTube. Ad un certo punto ho avvertito qualche cosa di strano nello stomaco, qualcosa che il mio fisico, evidentemente qualche dato che ha carpito, no? Dall'ambiente, e io ho capito che ci stava succedendo qualcosa di strano. Mi è venuta subito l'ansia e subito l'adrenalina che si è sparsa per il mio corpo, quindi stavo proprio in allerta. Mi sono tolta le cuffiette e non c'era assolutamente niente. All'inizio pensavo che stavo per subirlo io un prelevamento, però l'avevo già avuto qualche tempo prima, poco tempo prima, quindi mi sembrava troppo strano, insomma, che fosse quello. Però, tolta le cuffiette, non sentivo assolutamente niente, ma proprio nulla. Allora mi sono affacciata timidamente al corridoio, ho aperto la porta della mia camera, sono affacciata al corridoio, niente, non sentivo nulla. E poi ho fatto una cosa che non ho mai fatto in vita mia, perché quando poi si vive in case comuni, non è che tu vai e entri nelle stanze altrui, però c'era qualche cosa che mi ha portato vicino alla stanza vicino da me. Ho appoggiato l'orecchio sulla porta e non c'era assolutamente nessun suono, non c'era neanche la luce che veniva da sotto la porta, niente. Non so per quale motivo, non so veramente spiegarvi il perché. Io ho deciso di aprire quella maniglia. Ho aperto quella maniglia, nel momento che ho aperto quella maniglia e sono entrata in quella stanza, là dentro stava avvenendo un'adduzione, quindi c'era questa persona che piagnucolava, perché una delle cose che fanno in questa fase per renderti meno aggressiva, anche per evitare che tu ti faccia del male, fanno qualche cosa per la quale tu sei come se fossi una bambina, cioè anche la voce che diventa insomma un po' piagnucolante, come se fosse una regressione, no? E quindi c'era questa persona che chiedeva con questa voce da bambina: vi prego, non mi prendete, non mi prendete. E io ho visto un piccoletto a ridosso della finestra, e in quella stanza c'era un rumore fortissimo, perché in questa fase c'è un rumore molto particolare, molto particolare. Io sto lavorando e cercando di capire, ora non sono soddisfatta, però appena ci riuscirò ve lo proverò a far sentire, chiaramente ricreato, no? Perché lo dico per tutti quelli che mi faranno, gli verrà in mente, no? Perché questa non si mette delle telecamere in casa? Ecco, in casa mia ci sono sempre state accese H24, telecamere infrarossi, tutto quello che voi vi è potuto venire in mente, io l'ho fatto e non sono mai riuscita a registrare nulla. Che questi esseri hanno una tecnologia tale che figuratevi se non lo sanno, no? Che in quel momento c'è accesa una telecamera o c'è qualcosa di questo tipo, non li possiamo fregare. La nostra tecnologia rispetto alla loro è proprio, no, è proprio misera. Quando ero molto giovane, ogni tanto, quando ero nella fase studio vera e propria, ogni tanto mi legavo per esempio le caviglie al letto
in maniera tale che questi esseri, quando arrivavano i piccoletti, ci mettevano un po' di tempo, no, per slacciarmi questa legatura, e quindi io avevo modo di osservarli e di carpire qualche informazione su loro. Non c'è modo e non c'è verso di non essere prelevati, no? È come un paragone, è come se io decido di prendere una formica e la formica pensa che si possa ribellare alla mia voglia di essere preso. Un topolino dal laboratorio è uguale, è la stessa cosa. Quindi, con buona pace di tutti quelli che dicono di essere riusciti a interrompere un prelevamento e di essersi ribellati, di aver fatto in modo che questi esseri non li prendano più, io ho i miei dubbi. Almeno con quelli che conosco io di esseri, queste tecniche assolutamente non funzionano. Gli esseri che hanno a che fare con il rapimento, anche gli stessi piccoletti, sono dotati di una forza e di capacità inimmaginabili, quindi è letteralmente impossibile, no? Ribellarsi. Ecco, puoi scappare da una parte all'altra, ma tanto poi ti prendono, perché interviene il testa strana, insomma intervengono a livello anche tecnologico e fanno in modo che tu diventi molto mansueto e vai con loro anche, no? Anche felicemente a volte. Quindi, tornando a questa fase, mi sono resa conto, proprio grazie a questa situazione che si è creata, che loro sono in grado di creare questa sorta di bolla che ti esclude dal resto, e probabilmente nel momento in cui questi piccoletti o il testa strana sta agendo in quella stanza dove tu ti trovi, probabilmente altri esseri stanno monitorando tutta l'intera zona, perché, come ho detto, io venivo prelevata quando abitavo a Roma, in una zona molto popolosa, non si è mai accorto di niente, nessuno, no? Nessuno. Quindi significa che questo è un racconto che fanno anche tantissime altre persone che hanno a che fare con questi esseri, no? Quindi è chiaro che se lo fanno, evidentemente c'è anche tutta una squadra che svolge altre funzioni e tecnologicamente fanno in modo che quella zona in cui tu vieni presa, sia estrapolata dal resto. Una volta, andando in bicicletta, ma qua è un dato da prendere con molte molle, io ho visto uno dei loro velivoli che non collima, anche qui tutti i racconti che vengono fatti di questi oggetti, i vari video, non collimano. Io tutte le volte, quelle rare volte che ho visto uno dei loro oggetti volanti da fuori, perché di solito sono dentro, quindi ho una visione all'interno, non esterna, però questa volta, quelle poche volte che ho avuto un avvistamento, e in particolare questa volta qui che ero di notte in bicicletta, io ho visto questo oggetto che è di color nero, proprio nero come se fosse marmo, nero lucido, più nero della notte. L'ho visto sopra un palazzo, c'era un rumore molto particolare, quel rumore, e ho visto un raggio, direi azzurrino, che proprio si è posizionato su questa casa, che era una casa singola, posizionato su questa casa singola. Non so dirvi perché io poi sono scappata l'ho vista da lontano questa scena, e sono subito scappata presa dal panico, e quindi non so dirvi esattamente se è così che agiscono, però so che in questa fase qua non è possibile, a meno che loro non vogliano, che tu sia in grado di interagire. Infatti mi fa molto strano che io abbia potuto svegliare, insomma, togliermi le cuffie, accorgermi della situazione, aprire la porta, vedere quella cosa, e ho sempre il dubbio che magari qualcuno di questi esseri vuole, insomma, che io sappia determinate cose. Non lo so, la metto lì, è un dubbio che ho e nel tempo si sta facendo sempre più intenso, no? Questo dubbio. Quindi c'è questa seconda fase in cui ti vengono a prendere, dopodiché ti vieni portato a bordo di questi loro velivoli. Tu sei seduto, ti aggancia un grigio di solito su una seduta, come posso dire, l'interno sembra una sorta di aereo dove ci sono due file. Lo spazio è molto grande e molto spartano, quindi più che aereo direi, vedete quei film che fanno vedere con questi oggetti, no, che servono per fare la guerra, sempre là, i nostri oggetti che vanno in giro, che sono molto spartani, no, all'interno. Quindi c'è una fila di sedili a destra e a sinistra, e al centro c'è, insomma,
ci sono delle cose che vedo e non so definirvele in questo momento molto bene, però c'è uno spazio ampio, c'è uno spazio ampio. E all'interno di questo velivolo ci sono non solo i piccoletti, c'è il testa strana, ci sono quelle che io ho chiamato appunto, che ho chiamato Mani X, che in quel caso sono vestiti di nero e svolgono una sorta di funzione di milizia, insomma, prendono parte anche loro a questa cosa. Dopodiché ci sono questi, appunto, questi sedili, sono pochi, sono solamente per noi adulti, non so loro dove si siedono, cioè tutte le persone, tutti gli esseri e tutti gli Human X che sono coinvolti in questa cosa, non lo so. Nel posto dove sediamo noi ci sono questi sedili, saranno 4-5 per lato, e tu vieni agganciata, cioè ti mettono a sedere, ti mette a sedere il piccoletto e vieni agganciata da un'imbragatura, e loro ti agganciano questa sorta di cintura di sicurezza, la vorrei chiamare così, e dopodiché perdi conoscenza, ti risvegli e ti risvegliano sempre i piccoletti nel momento in cui arrivi. Noi arriviamo in un posto e veniamo fatti scendere, c'è un tragitto che facciamo e dopodiché entriamo in queste loro basi sotterranee. E in questa base quindi inizia un'altra fase del prelevamento. Di solito appena veniamo fatti scendere con un ascensore, molto, anche questo molto grezzo, molto ampio, veniamo fatti scendere 2 o 3 per volta, perché durante il prelevamento non è che vengono a prendere solamente a me, di solito siamo almeno 7, 8, una decina di persone, di esseri umani intendo, e quindi veniamo portati giù e poi addossati a una parete lì attendiamo che arrivi il testa strana che ci ipnotizza e ci fa accompagnare da un piccoletto che nel mio caso molto spesso io poi vedo come un bambino pescato nelle immagini che io ho nella testa. Di solito è un bambino di una pubblicità che conosco, ma adesso non vorrei fare pubblicità a nome, insomma un bambino di questi che vanno nella pubblicità, ecco questo piccoletto mi diventa così, e questo testa strana mi dice di seguirlo e io insomma seguo questo piccoletto bambino, diciamo così, all'interno di questo corridoio molto ampio che è la base. E da quel momento in poi c'è tutta una trafila di esami ai quali vengo sottoposta. Di solito sono 3 stanze in cui veniamo portati e in ogni stanza veniamo sottoposti a degli esami, dei veri e propri esami che sono svolti con una tecnologia e con delle cose diverse da quelle che sono, no? Non so, esami degli ospedali per capirci. Non sono molto, in questo momento non vi darò molti elementi rispetto a quello che viene fatto in queste 3 sale, perché ovviamente facendo ricerca sto cercando altre persone che come me hanno vissuto la stessa identica esperienza, quindi non vorrei, raccontando quello che accade in queste stanze, dare, no, delle informazioni, perché purtroppo in questi 2 anni mi è capitato di trovare moltissime persone che millantano di aver avuto la mia stessa esperienza e poi messi alle strette, no? Io faccio sempre questo esempio, mettiamo che nessuno di voi conosce, non so, un fruttivendolo e quindi mi serve, se tu vieni da me e mi dici che invece tu il fruttivendolo lo conosci, io siccome le cose me le ricordo ti comincio a fare delle domande. E se tu sei stato veramente in quel fruttivendolo è impossibile che tu non sappia che cosa c'è dentro, perché vorrei ricordarvi che al di là che le basi sono molte, di solito un addotto viene portato sempre almeno in 2 o 3, quindi e l'ambiente è più o meno sempre lo stesso, quindi se ci sei stato, anche se non ricordi bene le cose, anche se te le ricordi un po' anacquate, come se fosse un sogno, come vuoi tu, a forza di essere stato lì, qualche elemento ce lo devi avere. Comunque, finiti questi esami, in queste normalmente sono 3 stanze, ma ti possono portare anche a fare altro. Comunque, finiti questi esami, dopodiché vieni riaddormentata e riportata a casa. Normalmente chi ti riporta a casa, quindi entriamo in un'altra fase, chi ti riporta a casa sono i piccoletti e normalmente i piccoletti sono molto attenti a te, quindi a volte ti rimboccano proprio le coperte, ti rimettono a posto, no? Come possono, cercano di ricreare l'ambiente come l'hanno trovato. Quindi anche lì è possibile magari fare con dei piccoli accorgimenti, capire, se uno non ha proprio ricordi lucidi, capire se quella sera hai avuto un prelevamento, cercando di essere molto meticolosi quando si va a letto. Più o meno le fasi del prelevamento sono queste.
Grazie di avermi ascoltato fino qua. Se volete iscrivetevi al mio canale, potete trovare anche il gruppo di studi Alieni Umani, una questione di contatto su Facebook. Vi abbraccio e al prossimo video. Chi vuole, poi venerdì alle 22 Alieni Umani va in diretta. Ciao, alla prossima. Sta fase qui in cui cerco di fare tutta la figa che in un attimo no, appare, invece niente, chi mi conosce sa che sono abbastanza imbranata. Grazie ancora, ciao!